Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come configurare il drone racing di fascia alta che abbiamo assemblato nello scorso video. Prima di iniziare facciamo qualche premessa. Come vedete il modello è senza eliche, questo perché durante il setup per motivi di sicurezza le eliche vanno sempre rimosse. Inoltre vi lascio tutti i link dei software che userò in descrizione e non scenderò nel dettaglio su argomenti che ho già trattato in tutorial specifici, rimandandovi direttamente a quei video che come sempre vi lascio in descrizione. La prima cosa da fare è il bind della ricevente. In questo drone ho usato una TBS Nano RX, quindi mi serve un modulo Crossfire. Io uso un TBS Nano TX, ma i passaggi sono uguali anche per il Micro TX e se volete potete fare in questo modo anche con il Crossfire Full. Scarichiamo il TBS Agent e aggiorniamo il nostro modulo all'ultima versione disponibile, quindi dopo passiamo al bind. Per iniziare creiamo un nuovo modello, io l'ho già fatto. In Setup andiamo su External RF e selezioniamo CRSF, che è il protocollo Crossfire. A questo punto alimento la ricevente e vado nella pagina Tools. Quindi clicco su Configura Crossfire. Seleziono Micro TX, scendo giù e clicco su Bind. Ora clicco Enter per aggiornare. Molto bene, il bind è fatto. Alla fine dobbiamo avere il LED verde sempre acceso. Se il LED verde rimane lampeggiante significa che il bind non è andato a buon fine, quindi ripetete i passaggi da capo. Ora rimontiamo la top plate e passiamo a Betaflight. Dopo aver scaricato e installato il configurator possiamo collegarci. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link per i software, Betaflight Configurator compreso. La prima cosa da fare è l'aggiornamento firmware della scheda. A tal proposito è fondamentale conoscere il target del nostro modello. Con le ultime versioni di Betaflight il target viene riportato in questo punto, ma se avete una versione più vecchia basta andare nel tab CLI. Qui digitiamo Version. Come vedete in board name abbiamo FF Race Pit. Ritorniamo nella pagina Setup e clicchiamo Attiva Bootloader DFU. Come vedete qui compare la scritta DFU, ciò significa che siamo pronti per aggiornare il firmware. Se a voi qui compare ancora la scritta COM significa che non avete i driver installati, in questo caso dovete usare Impulse RC Driver Fixer. Se vi servono maggiori info su come aggiornare i driver del Flight Controller, in descrizione vi linko il mio tutorial. Ora clicchiamo Update Firmware e si aprirà questa schermata, che poi è la stessa che si apre cliccando su Firmware Flasher. Scegliamo il target della nostra scheda, che come abbiamo detto è FF Race Pit. Qui scegliamo la versione, io consiglio di installare sempre l'ultima versione stabile disponibile ed evitare quelle beta. Al momento abbiamo la 4.2.6, ma se nel mentre ne sono uscite di nuove, voi scaricate sempre l'ultima. Qui lasciamo tutto così. Poi clicchiamo Load Firmware Online, poi Flash Firmware. Ok, aggiornamento completato, possiamo connetterci. Al primo collegamento ci verrà chiesto di applicare i Custom Default, è importantissimo dire di sì, altrimenti la scheda non funzionerà correttamente. Questo avviso ci dice che dobbiamo calibrare l'accelerometro, quindi mettiamo il modello in una superficie piana e calibriamo cliccando qui. Spostiamoci in port e attiviamo Serial RX nella UART 1 e VTX IRC Trump nella UART 4. Passiamo in configurazione e assicuriamoci di avere come protocollo degli ESC D-Shot 600. Qui lasciamo tutto così. In particolare, trattandosi di un drone da gara, non ritengo necessario usare il bidirectional D-Shot. Questo perché avere meno filtri ci dà un drone con la migliore risposta possibile, sacrificando la qualità dei filmati registrati che in gara passano in secondo piano. Disattiviamo accelerometro, barometro e magnetometro perché non ci servono. Qui mettiamo la nostra firma. In receiver scegliamo Serial Based Receiver e come protocollo CRSF.
Mi raccomando, qui lasciate disattivato RSSI analogico. Qui attivo telemetria, Air Mode, OSD e Dynamic Filter. Attivo anche queste due opzioni nel D-Shot Beacon Configuration per far suonare i motori come se fossero un buzzer. Il pin tuning è una sezione molto personale dove ognuno mette i propri valori. Se comunque non siete pratici di questo argomento, usate anche la configurazione base che va sempre bene. In receiver verifichiamo che il radiocomando risponda agli input. Se avete i controlli invertiti, cambiate AETR 1234 in TAER 1234 o viceversa. Anche il RSSI channel deve rimanere disattivato, in quanto le ultime versioni di Betaflight rilevano il link quality direttamente dalla telemetria. Passiamo alle modalità di volo, qui ognuno le configura a modo suo. Io metto l'ARM nell'AUX 2, mentre nell'AUX 1 ho il Turtle Mode in seconda posizione e il buzzer in terza. Inoltre utilizzo sempre il prearm mettendolo nell'interruttore momentaneo. Una cosa da tenere presente con questa scheda è la caratteristica di poter controllare la VTX via interruttore, un po' come succede nella Ziz F7. In questa build ho configurato la VTX in modo che si accenda solo a drone armato. Se preferite averla sempre accesa, mettete la barra arancione in questo modo. Passiamo su SD per configurare i dati a schermo. Io preferisco avere solo i valori essenziali in modo da concentrarmi esclusivamente sul volo, quindi in alto metto link quality, carica media della singola cella e firma. Gli allarmi come sempre ben visibili al centro. Se non l'avete mai fatto, in Font Manager è necessario caricare i caratteri. Il mio font preferito è Extra Large, quindi faccio Upload Font. Concludiamo la configurazione con le VTX Table. Troviamo la table già compilata in quest'archivio, che è un sito internet in costante aggiornamento. Clicco su Immersion RC e trovo subito la Tramp Nano. La mia versione internazionale, quindi scarico questo file. Ora apro il file, seleziono tutto il testo e lo copio. Ritorno nella pagina CLD Betaflight, incollo e premo invio. Perfetto, la VTX Table è caricata. Qui imposto la frequenza che uso di solito, che è F1, cioè banda Fat Shark e canale 1. Quando userò gli occhiali seleziono direttamente F1, evitando di fare un autoscan perché quasi sempre rileva una frequenza sbagliata. Visto che sono ancora in fase di configurazione, imposto la potenza a 25 mW, poi quando andrò a volare selezionerò un valore più alto. Su Betaflight abbiamo finito, ora passiamo alla BLL Suite per configurare gli ESC. Dopo aver scaricato e installato la BLL 32 Suite, assicuriamoci che l'interfaccia sia selezionato come bootloader Betaflight CleanFlight. Ora scegliamo la porta COM giusta, che è sempre la stessa rilevata su Betaflight. Quindi clicco Connetti, poi Read Setup. Inizio subito con l'aggiornamento firmware, quindi vado su ESC Flasher. Aggiornare è molto semplice, il sistema rileva il firmware esatto e ci propone di installare l'ultima versione disponibile su tutti e quattro gli ESC. A noi non rimane che lasciare tutto così e far partire l'aggiornamento. Molto bene, aggiornamento completato. Per quanto riguarda le impostazioni, porto la frequenza PWM a 48 kHz per tutti gli ESC, quindi faccio Write Setup. Per il senso di rotazione ho già verificato che i motori 1 e 4 vanno invertiti. In questi box lascio solo l'ESC numero 1, poi vado in Motor Direction e do Reversed. Dopo clicco Write Setup. Ripeto gli stessi passaggi per il motore numero 4.
Molto bene, dopo aver configurato Betaflight e BLELI abbiamo finito, non ci rimane che montare le eliche e procedere per un test di volo, ma questo lo vedremo in un prossimo video. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.